Ho cambiato orologio, ma sempre col cinturino di stoffa, non rovino le casse. Io ho il cinturino in pelle. E infatti ti trovi in questa posizione qua per non poterti, è tutto calcolato. È tutto calcolato, perché, Tranquilli. certo, perché qui è metallo, È potrei metallo, rovinare devi la rovinare. cassa. Come mai sei così polemico oggi, Giulio? No, perché c'era un signore che ci ha scritto dicendo attenzione Giulio che rovini le casse, ma io ho detto no, c'ho il cinturino di stoffa. Allora, ancora una volta con un'anteprima del grande costruttore WIM, grande perché fa cose con un rapporto qualità-prezzo imbarazzante. Cos'è questo, Giulio? Cos'è? Posso dire una cosa? Devi. E come si chiama l'azienda? E faccio pubblica ammenda? Link Play. Perché io sono stato redarguito perché ho detto Linksys. Ma non hai sbagliato, perché Linksys è il brand con il quale LinkPlay vendeva gli engine da mettere all'interno dei media player OEM, quindi quelli di altri costruttori. Quindi mi viene perdonata questa piccola... Io te la perdono e Niente. tra l'altro adesso però LinkPlay ha deciso di non vendere più gli engine perché si è messa lei sul mercato e quindi non ne ha più bisogno e voglia di fare. Perfetto. Cos'è questo oggetto? Cos'è? È un Wimamp Pro, quindi arriva dopo il Wimamp che noi avevamo provato direi un annetto fa. Quindi Che sa fare questo oggettino? dopo lo diciamo. Va bene. Adesso subscribe, Tante campanella. cose come tutti i prodotti Wim. Esattamente. Seguiteci, a tra poco. Ciao. Lo sai che anche subscribe non va bene? Perché È vero. lo facciamo per fare i fighi. È vero, allora che devo dire? Iscrivetevi. Allora Giulio, Wimamp Pro, direi prima di tutto è un grande affare, eccellente rapporto qualità-prezzo, voglio dire subito quanto costa. Vai. 459 euro, vi portate a casa uno streamer, Un amplificatore. Un preamplificatore con ingressi analogici e digitali, un DAC, sì, pure buono. che volete di più dalla vita aspetta, un software di gestione che credo sia il migliore in commercio. Allora, io c'è solo una cosa che non è che vuoi di più della vita, non è che vorrei qualcosa in più. Forse in virtù del fatto che siamo un po' anzianotti e noi siamo abituati storicamente a racchiudere i prodotti all'interno di recinti ben definiti, il preamplificatore, l'amplificatore finale, l'integrato, lo streamer e il DAC. Ancora una volta trovo che il prodotto WIM, questo ad esempio, è come dire, qualcosa che ti toglie il terreno sotto i piedi, perché sono dei prodotti che hanno veramente una modalità di approccio al problema totalmente rivoluzionario, differente. Quando io ho sentito Wimamp Pro, ho pensato sarà un amplificatore integrato, quindi ci devi mettere una sorgente, quindi in realtà questo oggetto è totalmente autonomo. Sì. Questo lo prendi, lo attacchi, lo colleghi, in questo caso noi l'abbiamo collegato alla rete Ethernet e basta, fa tutto. Sì. Quindi definirlo soltanto AMP è quasi riduttivo perché sa fare un sacco di altre È totalmente cose. riduttivo e i nostri followers saranno anzi tu sarai contentissimo, non c'hai il display, no? Perché No, però allora aspetta, chiariamo. Allora, questo non ha il display contrariamente al Wim Ultra che eccellente che abbiamo usato ieri al Parco della Musica con un sistema che costava 5.000 volte di più e non ha sfigurato affatto. E io no, quello che avevo detto l'altra volta è che non mi sembrava il caso di dire che l'unica caratteristica degna di interesse del Wim Ultra fosse il display, perché quello è un apparecchio che ne ha 1000 di motivi di interesse. Ha anche il display, però non so perché la stampa si è concentrata solo sul display. Questo invece il display non ce l'ha per niente. Ha questo sistema LED per il volume che ha vari LED, alcuni LED che dimmano secondo la posizione del volume, quindi ci si accorge di quanto si sta salendo. Esatto, incremento e decremento. Allora, siccome prima stavo per commettere un piccolo errore, diciamo intanto il parco ingressi e uscite.
Sì, allora, no, sono preparato. Allora, HDMI. E io verifico. Vai, io verifica. HDMI, ingresso analogico line-in, HDM, HDMI, ok? HDMI, O HDMI, giusto? virgola, ARC. ARC, giusto? ARC sarebbe Audio Return Channel e serve per fare in modo che quando ci si collega un device, un televisore compatibile ARC, il controllo del volume del televisore prenda il possesso del controllo del volume del WIM. Quindi per me che sono scemo su queste cose, anche su altre, significa che se io ho il televisore collegato con il filo HDMI a questo amplificatore, posso rigirare il segnale audio della televisione sull'impianto stereo di casa, sui diffusori grandi. Bravo, allora voglio ben puntualizzare questa cosa, perché alcuni dicono ma non funziona se non avete un televisore predisposto ARC, oppure se l'HDMI al quale avete collegato WIM col televisore non è l'ARC, perché i televisori hanno vari ingressi HDMI, ma normalmente solo uno è ARC, quindi se non lo collegate su quello ARC non potrà mai funzionare, ok? Ingresso USB per chiavette. Esatto. Mi resta sempre il dubbio che chi è che le utilizza ancora queste chiavette, ma evidentemente se ce le mettono qualcuno le usa. E poi? Poi connettività Bluetooth 5.3 e Wi-Fi 6. Il Bluetooth che tu odi, sì, in questo caso è sia in ricezione che in trasmissione. Quindi vuol dire che io posso sparare un contenuto dal cellulare a qui, ma posso anche collegarci, cambiando camera, posso collegarci una cuffia Bluetooth e ascoltarmi la musica con la cuffia Bluetooth da questo. è un'esperienza fantastica. Potrebbe essere friendly per chi... Potrebbe essere. A me che questi dettagli interessano relativamente poco, Sì. mi interessa molto di più il fatto che ci sia la gestione del subwoofer come la sa fare WIM, molto molto bene. Intanto è autosensing, quindi quando tu metti il sub collegato con il cavo, lui se ne accorge. Esatto. E a quel punto dalla schermata potete gestire tutti i parametri relativi al subwoofer. Esattamente. Il che, devo dire, è una cosa fatta molto bene, perché una volta tanto è un'applicazione che in maniera semplice, quindi con un'interfaccia comprensibile, ti permette di gestire i tanti parametri che permettono l'ottimizzazione del subwoofer rispetto al sistema principale e rispetto all'ambiente. Esattamente. Quindi veramente questo è lodevole. Ti faccio una domanda, Vai. alla quale potrei anche dare io una risposta, ma intanto provo a chiedertelo. Che differenza c'è tra il Winamp e il Winamp Pro? Perché un cliente dovrebbe spendere questi 50 euro in più per comprare questo piuttosto che l'altro? Allora, c'è una gestione come posso dire, del sistema di filtraggio digitale un po' più sofisticata, che include un anello di feedback a valle del filtro digitale. Esatto, che si chiama PFFF, mi Va pare, bene, qualcosa del sistema genere. proprietario. Un sistema proprietario. E quindi c'è una ulteriore piccola ottimizzazione lato uscita. E poi c'è un chipset DAC, credo che sia... Che è il 9038 in luogo del 9018. Ok, quindi un DAC più sofisticato. E poi c'è un sistema di dissipazione molto più sofisticato fatto con alluminio, rame e grafene. Grafene, Sì. E quindi gli permette di dissipare meglio il calore, in questo momento è solo leggermente tiepido, e anche se la potenza di uscita è la stessa di quella del Winamp normale, ci è sembrato, ma poi lo dettaglieremo meglio in sede di ascolto, che sia un pochino più potente, un pochino più muscoloso. È più autorevole, mi verrebbe esatto. da dire. Insomma, rispetto all'altro c'ha una voce un po' più stentoria, questo sì. Una cosa che ci eravamo dimenticati comprende di telecomando Bluetooth che sinceramente è carino, bla bla bla, ma è talmente bella, congeniale, ben scritta l'app che il telecomando io lo vedo
molto difficile da... Io vedo che il rischio che passi la sua esistenza all'interno dell'imballo del Wiman però è assolutamente anche perché presente. molti dicono in tante app, dice sì, ma io apro l'app prima che vede il device e ci vuole un attimo. Qui come fai tap sull'iconcina WIM, in un nanosecondo esce fuori il device, quindi... E altrettanto in un nanosecondo è molto probabile che ti dica c'è un aggiornamento software da fare, perché questi signori di LinkPlay sono irrefrenabili e continuano a sviluppare, a migliorare, a perfezionare questa app che è già, secondo me, perfetta da almeno 2 anni, però loro continuano a fare aggiornamenti. Complimenti, cioè bravi e segno di grande serietà. Dal punto di vista della gestione delle piattaforme di streaming e anche dei dispositivi interni alla rete, come potrebbero essere i NAS, lo abbiamo già detto ogni volta che abbiamo provato un Wimamp, ma lo dobbiamo dire anche in questo caso, l'applicazione è perfetta. Come state vedendo adesso in sovraimpressione, il menu delle piattaforme disponibili è sterminato, ci sono praticamente tutte. La cosa interessante è che tu con uno swipe, un tap, puoi eliminare quelle che non ti interessano. Riesci in questa maniera a compattare l'interfaccia utilizzando soltanto i servizi di cui fai effettivamente uso. O che sono disponibili in Italia, perché molti di quelli in Italia non ci sono proprio, quindi è chiaro che vanno tolti. Sì, io direi che non ci sono... Possiamo andare a sventrare? Non ci sono altre cose. Pronto? Ok? A tra poco. Ciao. Giulio, sei emozionato? Emozionato forse è un parolone, però... Devi essere emozionato perché io mi chiedo, aprendo questo prodotto, per 459 euro al pubblico come ci stanno dentro. Sì, adesso lo sto inquadrando effettivamente. Esatto, come ci stanno dentro. Però, prima ancora di guardare dentro qui, io solleverei... Piano piano. Dimmi quando ci sei. Ha voglia se ci sono. Ok, questo, allora, sotto ci sono i 2 cavi per le antenne Wi-Fi e Bluetooth, sì, che sono sistemate sul fondo. Ok. Questo è il grande dissipatore di nuova concezione che serve per smaltire il calore generato dal chip Texas. Molto bello. Bello grande. E peraltro credo che abbia una funzione di appesantimento della macchina in modo tale che non se ne va in giro trascinata dai cavi dei diffusori. Corrisponde, non so se ce la fai a inquadrarlo, con queste feritoie che ci sono, ok, e che fanno un circolo d'aria corrispondente proprio con questa lavorazione del dissipatore. Perfetto. Posso tirare giù piano piano? Ok. Ecco qui. E vieni qua. Ci sono. Sì, alimentatore, eccolo qua, infatti qua entra la 220, ok, filtri, questo è il ponte raddrizzatore e questa è tutta la parte di alimentazione che fa sia il chip finale che il DAC e che la parte di streaming, fatta davvero molto bene con in massivo uso di semiconduttori. Questi 2 dissipatori che sto inquadrando adesso, hanno questo pad siliconico che serve per continuare la dissipazione e per andare a contatto con la parte di sopra che è sempre in metallo e che serve per continuare a dissipare energia. Notare sul coperchio superiore questo castelletto in alluminio. Cos'è? Questo corrisponde, guardiamolo qua, con il processore, con la scheda dello streamer. Perfetto. Ok, quindi infatti qua possiamo vedere esattamente la forma, vedete la forma che corrisponde qui. E quindi il calore dello streamer viene dissipato dalla parte superiore. Scheda Linksys, perché questa è Linksys di streaming. Questo è invece il chip Texas Instruments di amplificazione. Qua però possiamo vedere solamente la parte superiore, perché poi svitando e togliendo il dissipatore, ma non lo faremo, c'è sotto il chip vero e proprio che va a contatto diretto col dissipatore. Ok?
e questa invece è tutta la parte di filtro di uscita, sempre del chip Texas, con i famosi bellissimi Vima rossi che tanto mi piacciono e che servono per fare la filtratura di uscita. Poi lo abbiamo già detto, lo ribadiamo qui, c'è questo sistema di feedback che dovrebbe prendere il segnale proprio direttamente dall'uscita degli altoparlanti, ma ovviamente qui non ne possiamo avere alcuna evidenza. Ok? Condensatori di filtro elettrolitici molto grossi, 2200 microfarad 63 volt, che per un prodotto di questo tipo piccoli non sono. Assolutamente. Ok? Anche perché più di tanto non si possono mettere grandi, perché le dimensioni fisiche sono quello che sono. Questo poi è il pannello posteriore, ok? Quindi con uscita per le casse che sono 1, 2, 3, 4, questi qui, Sì. ok? E poi c'è questo flat, questi due flat che servono sia gli ingressi HDMI, giusto Giulio? Esattamente. HDMI ottico, RCA, bla bla bla, che attraverso questa piattina che possiamo vedere qui vanno sul pannello frontale. Okay. E quindi servono il pannello frontale, la manopola che ha anche il push button, i LED che abbiamo visto e questo LED che è il LED di accensione, che serve anche per vedere se c'è una software update, bla bla bla. Siamo soddisfatti? Molto soddisfatti. Io credo che non ho mai visto a 459 euro una costruzione del genere, quindi anche chi è appassionato di questo tipo di ingegnerizzazione può dormire sonni tranquilli. All'ascolto. Ok, ciao. Ciao. Giulio? Dimmi. Ah, te lo tieni Me lo tengo stretto. ben stretto. Allora, posso essere molto provocatorio? Vai, provoca. Aspetta, lo appoggio qui. Provochi me? No, provoco i genere. nostri followers. Sì. Allora, mi sembra un po' il NAD 3020 degli anni 2024. Sacrilegio! Il NAD è sacro, non si può dire qualcosa del genere. Tra l'altro, io ho appena sistemato un 3020, il mio 3020, che è un 3020 che ha quasi tutti i componenti dell'epoca, e quindi poi magari una volta sul canale, visto che ci hanno chiesto... Sì, al di là del fatto che ce l'hanno chiesto, mi farebbe tanto piacere pure a me risentirlo, perché ce l'ho avuto quindi ve lo promettiamo, prima o poi lo facciamo. Dobbiamo anche fare il prefinale quad 44405. Ci ho avuto pure quello. Esatto, li facciamo tutti e due. Allora, perché dico questo, Giulio? Allora, indipendentemente dal suono che adesso lo dettagliamo, no? Il 3020 è stato un po' l'amplificatore ponte tra non credo che si tenga, ponte tra la tecnologia giapponese che ci aveva insegnato che l'unica cosa importante erano le distorsioni a 50 zeri, e invece questo piccoletto che suonava, e quindi ci accorgemmo tutti che forse non era tanto importante come misurava, ma era importante quanto suonava, e questa è storia oramai nota. E quindi ridefinì proprio il concetto di amplificatore integrato, no? Questo prodotto, quello di prima, ma ancora di più questo, grazie al suono migliore, ridefinisce proprio il concetto di amplificatore, perché oggi come oggi, nel 2024, secondo me, soprattutto negli entry level, oramai l'amplificatore non può prescindere da avere un media player, da avere una connessione Bluetooth, da avere tutta quella serie di orpelli che sono indispensabili per una vita quotidiana e soprattutto per avvicinare il nostro mondo a persone che magari non lo conoscono. Io penso questo. Sono assolutamente d'accordo, ma credo che al di là di quello che penso io, che conta relativamente poco per non dire niente, io credo che il mercato la pensi così, perché poi mi pare di capire che la risposta del mercato alle proposte di questo tipo di prodotti, in particolare ai prodotti presentati da WIM, sia sempre estremamente positiva. Detto questo, poi si pone, per quel che mi riguarda, sempre il solito problema di come valutare all'ascolto questo tipo di oggetti. Qui non è facile valutarlo, anche perché per 459 euro tu non ti compri solo un amplificatore, no. Ti compri anche un DAC con il 9038, ti compri un media player, quindi ti compri alla fine
3 prodotti insieme, no? Sì, e infatti questo è quello che dicevo all'inizio di questo video. Prodotti come questo WIM in qualche maniera ridefiniscono completamente la categoria merceologica rispetto al fatto che questo, che per me è un amplificatore integrato, in realtà lo abbiamo detto, ha una piattaforma di streaming a bordo estremamente flessibile, ha degli ingressi analogici e quindi definirlo un DAC non è giusto, definirlo un amplificatore non è giusto, definirlo un media player non è giusto, ridefinisce un po' la categoria merceologica. Il fatto poi che tutte queste funzionalità siano, diciamo così, integrate, rende anche un po' complicatello il dividere il giudizio in singole parti. Quindi questi oggetti secondo me hanno un senso, hanno tantissimo senso, se valutati nella loro complessità, sì. nella loro interezza. Detto questo, in questi termini, io l'ascolto me lo sono goduto. Anch'io tantissimo, sì sì. Assolutamente. Me lo sono goduto, è stato un bell'ascolto, un ascolto coinvolgente, soprattutto dal punto di vista energetico questo ha più energia di quanto non aveva l'altro. L'altro è, per quanto adottino entrambi lo stesso chip della Texas, Sì. questo sembra quasi, passatemi il termine, sovralimentato, ha un maggiore controllo. Probabilmente questo maggiore controllo e questa maggiore autorevolezza è dovuta al fatto che c'è questo anello di controreazione del quale noi non sappiamo molto, perché come descrizione a me leggendola verrebbe da dire, beh, ma stai descrivendo un anello di controreazione più o meno standard, ma sono certo che poi hanno sviluppato qualcosa di diverso Sì. dal solito e questo all'ascolto si sente. Il limite poi di queste descrizioni delle brochure, dei dépliant, delle cartelle stampa è che nel lodevole tentativo di rendere accessibile una comunicazione che riguarda un argomento complicato tendono poi un po' a semplificare eccessivamente e quindi uno poi non capisce tanto bene effettivamente qual è la soluzione tecnica che Sì, stanno descrivendo. ci vorrebbe l'ingegnere che l'ha pensata, che ti Esatto. descrive esattamente il punto nel quale ha preso il feedback, perché per come è descritto, E ripeto. in questo caso, ecco, magari il contatto uno a uno che potremmo provare ad avere, Potremmo provare ad avere per potrebbe avere, ecco. potrebbe essere risolutivo. Volevo soltanto aggiungere il fatto che, però vado a memoria perché in questo momento l'altro Wimamp, quello inferiore, non ce lo abbiamo, però andando a rileggermi un po' di note di ascolto che avevo preso a suo tempo, perché lo avevamo ascoltato anche con le Paradigm, mi sembra di non ritrovare le stesse osservazioni che ho fatto rispetto a questo riguardo alla raffinatezza, alla struttura del suono. Non so se è l'anello di controreazione, non so se è il DAC più sofisticato, non so qual è il motivo, però mi sembra che complessivamente questo amplificatorino sia un po' più strutturato in termini di risoluzione, in termini di precisione armonica, in termini di ricchezza dei colori. Quindi io sono assolutamente soddisfatto. Tra l'altro l'abbiamo provato sia con le Founder 40B, che sono delle casse molto al di sopra delle sue possibilità, nel Sì. senso che costano 3.000 euro la coppia, quindi ecco. E poi le abbiamo provate con le Indiana Line, Sì. ed è riuscito a pilotare piuttosto bene anche delle casse da pavimento abbastanza impegnative. Certo, non vi aspettate dei volumi da stadio o un controllo da stadio, soprattutto a livelli di ascolto piuttosto alti, ma se l'è cavata molto molto bene, per cui lo promuoviamo anche da quel punto di vista. Assolutamente. Tra l'altro potrebbe essere molto interessante, è compatibile Dolby Audio, però questo vuol dire solo che prende lo stream Dolby e lo fa diventare un 2.1, quindi left, right e subwoofer, e accoppiamento con il subwoofer che noi caldeggiamo molto,
perché la capacità di gestione del software WIM per il sub è spettacolare, Sì. e quindi con poche mosse si riesce a implementare un subwoofer molto bene, e quindi avere una coppia di bookshelf anche relativamente piccoli con un singolo sub e avere delle prestazioni davvero eccellenti. Sì, assolutamente. Bene. Bene, allora, subscribe, campanella, mi raccomando, allora, siccome abbiamo, questo mi fa un po' innervosire, perché noi abbiamo quasi il 60% di non iscritti che vedono i nostri video, quindi vuol dire che i follower sono il doppio. Potenzialmente il doppio, ma doppio. temo che sia un male comune. Insomma. Un male comune, credo che siamo in buona compagnia. E schiacciatelo sto bottoncino, su, dai. Ok. Ciao. Ciao.